sierologici per il coronavirus. A cosa servono? A partire dal 23 di aprile fino alla fine del mese ci saranno all'incirca 200.000 persone in Italia che faranno un famoso test sierologico. Si è parlato di patente di immunità, di possibilità di muoversi solo ed esclusivamente se positivi. Tra l'altro è l'unico test in cui si spera di essere positivi. Ma qual è la realtà dei fatti? Innanzitutto, il test sierologico è un test che si fa attraverso un prelievo venoso, come le analisi del sangue che facciamo comunemente, oppure ci può essere il prelievo con una goccia di sangue, si chiama il prelievo capillare. È un po' come misurare l'indice glicemico con quelle macchinette che ci vengono date. Ovviamente queste due tipologie di test hanno delle differenze. Il prelievo venoso deve essere poi mandato in laboratorio e ci si mette all'incirca 1 o 2 giorni ad analizzarlo. La sua specificità, una parola molto importante che vedremo anche più tardi, molto più alta rispetto a quella di un test capillare fatto con la goccia di sangue dal dito, il quale può dare dei risultati entro 10 o 15 minuti, ma sono decisamente meno attendibili. Dunque, che cosa è in grado di rilevare questo test? Innanzitutto, quando il nostro corpo viene attaccato da un virus, la risposta è immunitaria e quindi iniziamo a produrre degli anticorpi che possono essere specifici a quel tipo di virus per poter combattere, per poter dare la nostra risposta immunitaria. Per il Covid-19 ci sono delle tipologie di anticorpi molto specifiche che il nostro corpo produce in reazione alla presenza del virus. Primo problema. Alcune risposte immunitarie che il test sierologico è in grado di individuare non sono specifiche al Covid-19, bensì possono essere comuni ad altre tipologie di virus, specialmente in una famiglia vasta come quella dei coronavirus. La specificità e la sensibilità di un test sono fondamentali per capire se funziona oppure no, se è un buon test. Linee guida generali della comunità scientifica dicono che un test dovrebbe essere attorno al 99% di specificità per essere ottimo. Fino a pochi giorni fa non c'erano linee guida rispetto a questi test, già peraltro disponibili in moltissime cliniche private. E il problema è che in Italia si è arrivati ad avere più di 100 diversi fornitori. Questo significa che possiamo avere dei test con una specificità bassa, attorno addirittura al 40 o al 50%. Il governo adesso ha messo delle linee guida. Il test che verrà fatto deve avere una specificità del 95%, che è un dato molto buono, anche se non perfetto. Ma d'altronde, come potremmo avere un dato perfetto? Per arrivare a un test di specificità al 99% per l'HIV ci sono voluti tantissimi anni. E noi con questo Covid-19 abbiamo avuto a che fare solo per pochi mesi. Un'altra problematica relativa alle cliniche private che per già alcuni giorni hanno fatto dei test è che non sono stati molto corretti. Ogni volta che facciamo un test sierologico, questo dovrebbe avere un prezzo che si aggira tra i 5, se di tipo capillare, e i 60-70 euro se di tipo venoso. I kit che sono stati venduti nelle scorse giornate da cliniche private possono raggiungere i costi esorbitanti di 600 euro, che oltre ad essere una mossa molto sgradevole dal punto di vista umanitario, è anche probabilmente illegale. Se i test vengono tutti da fonti diverse, da fornitori diversi, non sarà possibile fare dei paragoni. Secondo problema. I test non possono dirvi se siete infetti. Nel momento in cui un test viene fatto, si vanno a ritrovare gli anticorpi sviluppati in risposta al virus. Quindi, mettiamo il caso, se io mi prendo il virus e pochi giorni dopo faccio il test, può essere che il mio corpo non abbia ancora avuto la possibilità di sviluppare una risposta immunitaria. Quindi, io sono infetta, ma il test sierologico non è in grado di dirmi che sono infetta, perché non è ancora in grado di trovare gli anticorpi all'interno del mio corpo. Mettiamo una seconda casistica, il test sierologico viene positivo. Cosa significa? Nel momento in cui il test è positivo, non c'è nessuna indicazione del fatto che io non sia più affetta. L'unico modo per saperlo è fare un tampone. Quindi tutti i test sierologici che verranno fatti devono essere per forza accompagnati da un tampone. Terzo problema, la patente di immunità. Si è parlato tantissimo nei giornali, soprattutto nelle settimane scorse, adesso un po' meno. Nel momento in cui sono stato infetto da Covid-19 non c'è nessuna certezza che io possa avere immunità. Il virus è troppo recente, non siamo ancora stati in grado di studiarlo nei minimi dettagli per capire se effettivamente la risposta immunitaria sia permanente nel tempo. Quello che succede nella maggior parte dei casi è che
subito dopo aver contratto un virus c'è un periodo in cui non ci si può reinfettare, ma non abbiamo nessuna certezza che questo sia il caso per quanto riguarda il Covid-19. Quindi anche qui la patente di immunità è un discorso di nessuna utilità, di nessuna validità, perché un test sierologico positivo seguito da un tampone negativo, che quindi ci dicono che siamo stati infetti ma non lo siamo più, non ci danno la certezza di non poter riprendere il virus, soprattutto per soggetti a rischio, persone oltre i 70 anni. Potrebbe essere pericoloso interpretare il test in questo modo, perché potrebbe suggerire loro di avere uno stile di vita molto simile a quello di prima, senza i gesti barriera, cosa che non si sa se possa portare alla reinfezione oppure no. E qui la domanda sorge spontanea: se ci sono tutti questi problemi, perché il governo sta investendo tutti questi soldi per i test sierologici? I test sierologici sono utili a livello epidemiologico, cioè ci aiutano a capire l'andamento della malattia. I dati che verranno fuori da questi test sierologici sono molto complicati e richiederanno tantissima analisi. Non ci danno una patente di immunità, non ci permettono di andare in giro liberamente e non ci assicurano di non infettare nessuno, perché tutto può cambiare da un momento all'altro. Posso fare un tampone un giorno ma contrarre il Covid il giorno dopo. I test sierologici però sono fondamentali perché attraverso questa analisi, in cui saremo in grado di capire effettivamente chi è stato infetto e chi no, possiamo trarre delle conclusioni su cosa fare nelle fasi successive. Vi faccio un esempio. Viene fuori che 10 milioni di italiani sono stati infetti da coronavirus. Allora cambierebbero molto le carte in tavola, perché saremmo in grado di dire che questo virus ha una mortalità più bassa rispetto a quella che crediamo. Mortalità più bassa, ma infettività molto più alta. Quindi l'analisi che ci verrà fuori dai test sierologici sarà utile per capire le strategie a lungo termine. È una mossa che viene fatta con molto coraggio, perché significa smascherare quali sono i veri numeri e le vere realtà. Altri paesi al mondo non faranno test sierologici e non metteranno i bisogni della comunità scientifica davanti a quelli politici del loro paese. Quindi i test sierologici sono fondamentali. È fondamentale che medici, infermieri, professionisti di ogni genere possano avere accesso a questi test, perché solo attraverso il test sierologico saremo in grado di avere una vera fotografia della situazione, una panoramica di quello che è stato il virus, e la comunità scientifica avrà dei dati di valore inestimabile. Ovviamente bisogna rispettare i criteri che abbiamo detto, la specificità e la sensibilità. Se non ci sono queste due cose, i test non andranno da nessuna parte, perché i dati potrebbero essere non così affidabili. La domanda quindi sorge spontanea: avremo mai la patente di immunità? No. Come è stato detto da tantissimi altri, solo un vaccino può assicurare che la comunità possa riprendere ad avere la vita che tutti avevamo prima. Però, grazie a questi test, potrebbero già venire fuori dei risultati importanti per farci capire quanto il distanziamento sociale funzioni rispetto a altre norme che sono state implementate, quanto effettivamente gli anziani siano a rischio. La patente di immunità è un discorso fuorviante perché non può esistere, non possiamo dire di essere immuni ad una malattia di cui non abbiamo tutti i dati. Servono strumenti di nuova generazione, strumenti più efficaci per poter pensare ad una patente, che sicuramente non verrà fuori da questi test sierologici di oggi. Grazie per avermi seguita fino alla fine, spero che il video vi sia piaciuto e che adesso abbiate un po' più di informazioni su quella che è la situazione dei test sierologici. Ovviamente la discussione è appena iniziata e tutto è da scoprire nelle prossime settimane su come verranno fatti, quindi se avete più informazioni, se avete dei commenti da fare o qualsiasi tipo di contributo da dare, contattatemi, scrivetemi personalmente, commentate e pian piano ogni settimana parleremo di cose nuove, di attualità, di scoperte e molto altro. A presto!